E rieccoci ritornati. Allora, oggi vi spiegherò come andare a creare un collegamento nel nostro desktop direttamente ad un sito internet. Ovviamente ora lo capirete meglio. Faccio questo video perché molte persone hanno difficoltà a inserire direttamente nel nostro desktop proprio l'icona che vi posso dire di Chrome, di Firefox, di Edge, quello che utilizzate voi, per accedere direttamente a un sito. Quindi andiamo a creare una semplicissima scorciatoia che vi porterà direttamente al vostro sito internet. Quindi video che può essere molto interessante, soprattutto per coloro che non sanno ancora creare questi collegamenti. Quindi io lo faccio ovviamente una sola volta il procedimento, ma vale per qualsiasi sito. Quindi la cosa che dobbiamo fare è intanto andare ad aprire una pagina di internet, quindi in questo caso io per esempio aprirò il mio Edge e dobbiamo andare a scrivere direttamente qua sopra quello che vogliamo andare a creare come scorciatoia nel nostro desktop, quindi il sito, stiamo parlando del sito in questione, quindi per esempio se voi entrate spesso sulla Libero in generale oppure sulla Libero Mail, direttamente possiamo andare a scrivere per esempio Libero Mail, invio, entriamo nel sito direttamente di Libero e questa prende la Libero Mail, quindi in questo caso la pagina quella retro, se vi si apre una pagina che appressa all'altro la potete eliminare. Quindi in questo caso se a noi scoccia ogni volta a fare questo procedimento su internet, ma vogliamo proprio un'icona direttamente di Libero nel nostro desktop, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a copiare, seguitemi perché comunque è semplicissimo il passaggio, copiare tutto, quindi da HTTP sino alla fine. Tasto destro col mouse, copia, mettiamo in piccolino, sul nostro schermo nel desktop, in un punto qualsiasi, ovviamente fuori dalle icone, noi cliccheremo col tasto destro del nostro mouse per andare a cliccare di nuovo su nuovo. Che cosa? Dobbiamo creare un collegamento a quel sito, quindi collegamento. Non vi preoccupate se vi compare questa scritta perché è semplicissimo. Non dobbiamo fare altro che andare a incollare quello che abbiamo copiato poc'anzi. O lo possiamo fare o col tasto destro incolla, oppure direttamente con lo shortcut della tastiera che sarebbe CTRL V. Quindi direttamente o tasto destro incolla oppure CTRL V della vostra tastiera. Una volta che abbiamo scritto il nostro sito, non cliccheremo né su sfoglia né su nulla, dobbiamo soltanto cliccare avanti e qui cambiare il nome. Abbiamo scelto il sito di Libero Mail, scriviamo qua Libero Mail. Dopodiché non rimane che cliccare su fine. Ecco qui, lui ha creato proprio una pagina di internet che vi porterà direttamente però al Libero Mail. Quindi se io vado a chiudere quel famoso sito, apro qui, clicco qui, direttamente io mi troverò all'apertura la schermata per entrare sul Libero Mail. Quindi più semplice di così non si può. Facciamo per esempio la prova di un altro sito internet. Per esempio andiamo a scrivere MSN come motore di ricerca, perché a molti piace per esempio MSN come motore di ricerca, quindi scriviamo MSN, perfetto, eccolo qui. In questo caso stessa procedura, copiamo da HTTPS fino alla fine, copia, mettiamo in stand by, sul nostro desktop andiamo a creare un nuovo collegamento, andiamo a fare CTRL V o incolla del mouse, avanti, e qui diamo il nome per esempio di MSN direttamente, quindi fine. E qui abbiamo un secondo file, quindi questi sono tutti i siti internet. Quindi una volta che andiamo a chiudere il tutto, cliccheremo su MSN e lui direttamente se ne andrà su MSN col motore di ricerca, quindi possiamo andare a fare tutto quello che vogliamo. Quindi questi sono i collegamenti che si vanno a creare. Possiamo ovviamente anche andare a cambiare, se andiamo su proprietà o mostra tutte opzioni proprietà, potremmo anche andare a cambiare l'icona, quindi in questo caso possiamo andare a scegliere che ne so, un'icona di Firefox in versione anonima, un'icona proprio di Firefox normale. Però quello che vi consiglio io è o di scaricare altre icone che potete trovare su internet, oppure di non farlo confondere, perché poi secondo me è semplicissimo creare confusione fra questo che è il vostro browser e queste invece che sono delle pagine internet legate a questo browser. Quindi comunque non le confondete le icone, già così c'è una netta differenza. Questo è il browser principale e questa invece è una pagina, avete visto un foglio di carta dietro con dentro il browser, vi fa capire che state creando un collegamento direttamente che va ad aprire e va a utilizzare il nostro browser internet. Quindi più semplice di così non si può, e dirvi insomma sbizzarrite tutti a creare i vostri collegamenti, quelli che ovviamente utilizzate di più. Ciao, alla prossima.